E siamo ritornati pure a Piazza Garibaldi a Napoli, perché la stazione di Napoli, nonostante i 1000 lavori, nonostante le 1000 cose, ogni volta ci dicono che è un disastro. Io vedo che c'è l'esercito sempre fisso in un punto dove secondo me serve a poco, cioè dire che sta là. Guarda, io giro tanto, io onestamente, visto è considerata la nomea che portiamo, queste tante etichette che ormai ci mettono a destra e manca, io ho girato la stazione di Roma, Milano, tante altre metropoli, onestamente, io non vedo nulla di superfluo nelle nostre aree che rappresentano la stazione, come fatiscenza o comunque sia come Sì, vandalizzazione. No, io vedo anzi, paradossalmente, con tutto ciò abbiamo tante etichette, ok, o pregiudizio nell'immaginario collettivo. Io credo che nelle nostre stazioni c'è molta più, come ti posso dire, civiltà. Lo dico senza se e senza ma. No, devo dire, io è un po' di volte che vengo qua. A me l'unica cosa che mi colpisce è che ci sono delle persone che stanno proprio nella condizione peggiore. Cioè mi è capitato di una signora tedesca lì che, poverina, neanche si reggeva Sì, in quella che ci ha dato piedi. il cappuccino. Esatto, quella gli ha offerto il cappuccino ma non vuole i soldi. Sì. Sto ragazzo qui, l'altra volta ci abbiamo parlato, lui dorme sempre qua sopra. Visto anche il periodo del freddo, sfrutta un po' il caldo che arriva da sotto alla metro. Esatto. Però senti che tossisce, perché comunque l'aria che arriva da sotto non è aria buona, capito? Sì. Senti che tosse. Che tragedia, mamma mia. Che tragedia. Freddo, più aria non buona, Sì. dovuta al traffico, Smog, no? allo smog, ma dovuta anche a questa è un'aria reflua della metro, comunque alla fine ti porta a vedere altre cose. E qua invece è diventata un po' terra di nessuno, perché vedi, non è sporca, però pochi ci passano. Allora, io credo che ormai è un fatto un pochino che colpisce un pochino a tutte le stazioni, no? Il fattore extracomunitari, persone disagiate che si ritrovano qui. che si ritrovano in qualsiasi stazione del mondo, credo. Fanno comunità, perché quando arrivi per la prima volta in un paese straniero, la stazione è dove trovi più amicizie. È Come qualcosa- va? Tutto bene? Che fai di bello? Ti possiamo fare qualche domanda? Niente? Stai così qua? Ma perché scegliete qua? Perché è più caldo? Cioè, è più caldo, tu ti metti qua. Ma non c'è... tu dormi solo su questa cosa qui o c'hai anche un materasso? E da dove vieni tu? Dalla Toscana? Prima della Toscana però? Prima Francia, Marsiglia. Francia, Marsiglia. Vive la Fran. Marsiglia com'è dura come città? E prima ancora Tunisia. Perciò tu hai fatto Tunisia, Francia, Toscana, Napoli. Sì. E dicono che è meglio rimanere in Francia che l'Italia. Torino pure. Ammazza. E in mezzo a questo essere nomade, dove ti sei trovato meglio? Dove? Sì. Milano? No, Viola. Come? Fiorentina. Mi piace troppo. Fiorentina? Sì. La Toscana. Firenze, a La Toscana. Toscana. E perché poi sei venuto a Napoli? Non potevi rimanere a Firenze? Come mai ti sei arenato qua? Cercare lavoro? No, a cercare altre cose. Cercare il mio cuore. Ah, la tua donna? Sì. Pensa. l'amore ti ha Una cosa portato per, qua. per amore sei venuto qua. sì. Pensa È un po'. romantico il nostro amico. Fa tutto. E quant'è che la stai a cercare la tua donna? Tanto tempo? Ma perché ti piacciono Quattro napoletane a te? Le napoletane sono più belle, vabbè. No, anche Fiorentina molto bene. Anche fiorentine vanno bravo. bene. Sorridi sempre, fai bene. Cosa ti rende felice? Cioè, qual è la cosa che ti fa stare Cosa? gioia? Non lo so io. Non lo sai. Sentire che hai fatto una cosa buona. Sì. Comunque apprezzo la tua dignità. Sì. Sì, perché vedi, lui è un ragazzo che sta qua tranquillo, vedi tutto pulito intorno. Mazza, ha fatti dei viaggi lui. Eh sì, Tunisia, Marsiglia. È un signore nomade. Torino, Firenze, Milano, Napoli. Roma ci sei passato? Per Roma? Pure Roma, tutte hai fatte. Come ti chiami di nome? Youssef. Va bene, ciao Youssef. Youssef, Forte sto ragazzo, la prima volta vedi tutti incazzati, una volta vedi uno col sorriso, capito?
Questa invece dovrebbe essere un'area d'aggregazione, che lo è in parte, Sì. però è anche vero che questa secondo me è degradata però. Cioè, mentre poteva essere molto più bella, più valorizzata, bravo, ma lo sai che poi Ma però degradata Simone, con poco. gioco forza, guardati intorno. Certo. Prevale diciamo una forma di disagio di etnia, se così posso dire, in una maniera ignorante mi esprimo. Sì, ma infatti gioco forza molti si trova, ragazzi a un si trova certo in punto- un'area circondata da extracomunitari che non sono tutti inseriti socialmente, la maggior parte sono persone che vivono di disagi, lasciate ghettizzati, che in qualche modo vandalizzano anche questa area. Sì, sì, Quindi, ma infatti vedi i corrimano rotti, fare la cacca qui Esatto, è assurdo, sì. cioè tu immagina qualcuno si è poggiato qua davanti a tutti o comunque in tarda serata ha fatto la cacca. ma questo la notte è un altro mondo. Tu devi figurare che qua di giorno ha una faccia e di notte ne ha un'altra. Di notte è un Si altro complica mondo. la situazione, Sì. ce l'hanno detto. È ancora abbandonata, dicevamo, di notte. Infatti noi avevamo promesso tra l'altro a molti ragazzi che saremmo venuti di sera barra di notte e sicuramente ci verremo. Sì, e Stiamo solo troverai orga- un qualcosa di diverso Sì. di quello che hai trovato adesso. Certo, stiamo organizzando in modo tale che così possiamo raccontare anche qual è la realtà in questi casi. È sintomatico quello che ti ho detto, è normale che poi la notte prende, ma tutta Napoli di notte prende un'altra faccia. Io per esempio, io questa città la amo più di notte, la vivo più di notte. Sì, però ci sono anche dei limiti Sì, purtroppo. però per quanto riguarda queste zone di stazione, ok, questa area che la fa da padrone, vedi, questa etnia, no? Sì, sì. Un pochino tante razze ci sono. Purtroppo è Ma infatti questa la guarda, noi realtà. stamattina a questo bar qui ci siamo fermati, ti ricordi abbiamo parlato con le persone, c'era Esatto. quella signora lì tedesca, adesso il bar ha chiuso, dal momento in cui è chiuso è arrivato quel ragazzo col vino, ci si è messo fermo, poi ce n'è un'altra, lei si è rimessa lì, perciò nel momento in cui il presidio commerciale, perché il presidio commerciale è importante, più locali ci sono, più presidiano, più Esatto. stanno aperti e più c'è un controllo. Io ti sono sincero, credimi, io sono un napoletano, no? Sono di Napoli centro, vivo questa città a 360 gradi. La stazione la vivo pochissimo, sai perché? Perché mi mette Ansia. ansia, tristezza, angoscia, non lo Certe so. volte sì. Sì. Purtroppo le stazioni sono fatte per chi Le parte, stazioni, per chi esatto, arriva sì. e Allora, per chi... credimi, la frequento proprio sporadicamente. Però vedi c'è comunque la ronda dell'esercito che gira, Sì. ma non so se è un deterrente o altro. Ma guarda, che se ne dica, la presenza dell'esercito, delle istituzioni c'è. Però ovviamente, ripeto, gioco forza le etnie che ci sono qua, i disagi di queste persone si manifestano, vedi, si toccano con mano Sì, sì. e fanno uno scenario, creano uno scenario che visivamente ha un impatto, no? Ciao ragazzi. Oggi ai campetti pure ci sta un sacco di gente. Ma l'amico nostro oggi non c'è. Ciao. Oh bello, come stai? Bella statuta, oh. Grazie. Qui si trovano tanti ragazzi di varie etnie perché questi campetti per loro sono un po' rifugio, no? Sì. E poi avendoci poi i negozi etnici qui dietro, allora coincide pure col vado a fare compere, vado a fare spesa, eccetera. E poi arrivano qua, guarda qui una borsa. Sicuramente vuota. Qualcuno si è ma è una borsa di una bici che è? Sì, hanno fatto fuori la borsa di una bicicletta a qualcuno. Il signore lì dell'altra volta. Purtroppo queste aree qua sono la massima espressione del disagio, dai. Sì, sì, passa il tempo e... Però vedi, ripeto, i io ho turisti visto qua altre però ce ne sono stazioni. tanti. Sì, è vero, il sì. discorso. Essendoci tanti turisti, la stazione devi massimizzare secondo me quello che è la qualità. Ma guarda, tu ovviamente tanti posti di Napoli non li conosci, no? Io ti posso assicurare che ci sono dei posti a Napoli, soprattutto in periferia, davvero abbandonati dalle istituzioni. Quindi, visto e considerato
le persone che ci sono qua, i disagi che rappresentano queste persone, già quello che vedi come figura di esercito, come figura di forze dell'ordine, già è un qualcosa che è significativo. Ciao. Sì, ma non ti fossilizzare sulle facce perché Sì, no, infatti, ma io l'ho guardato per le sicurezza. facce alla fine poi possono risultare degli agnelli. Sì, sì. E io ne saccio qualcosa, Sì, ma poi tirano fuori criminali. no, ma poi questi magari, lo sai che loro però sono imprevedibili rispetto al criminale che ha un suo protocollo. Sì. Alcuni di questi sono imprevedibili. Ma pure perché la maggior parte di questi stanno drogati, ubriachi. Buonasera signora. La signora sta sempre sola, io non l'ho vista mai parlare con nessuno se non con se stessa. Sì, Fa paura da questo punto di vista. La solitudine. sta fermezza. No, ma proprio una solitudine piena. Questa volontà anche di non gestire il denaro. Se tu gli dai il denaro lei non lo vuole, che è un classico, specie con le persone che magari hanno qualche patologia, non gestiscono il denaro, però si porti un caffè, un dolce, una cosa da mangiare e qui per fortuna pure a Napoli nessuno si muore di fame. Buonasera. Ciao. Simone, Sì. A Napoli si mangia sempre. Simone Cicalù. Ciao. Ciao. Qua quando c'è il brutto tempo sotto i portici la gente si viene Eh sì, si viene a rifugiare, no? perché è quello. E da sta parte qui c'è solitamente la zona quella del bivacco, no? Dove Esatto, la gente si bivaccano tanti. dove la gente poi dorme, perché ti concedono di dormire là perché non ci sono attività durante il giorno. Poi quando qua chiude la food hall e tutta la parte dietro, allora qui si può iniziare a dormire. Però se tu ti vuoi riposare durante il giorno devi stare per forza da quella parte perché lì non c'è attività. E subito dopo ci sta il bagno. A Napoli vanno poco i monopattini, ho visto, non ce ne sono tanti in giro. No, monopattini no, però Sti motorini biciclette elettroniche sì, sì, che sono motorini poi alla motorini fine. poi alla fine, sì. Sì, hanno questi pedali che non vengono mai usati. Sì. Alla fine sono motorini di fatto. Certo. Ma chi le sono belli? Chi era? Ma chi? Si è tutto agitato. Il loro profilo mentale Sì, è viziato dall'alcol, dalle droghe, quindi si impressionano, Sì, hanno sempre una posizione ostile alla fine. E qua alla stazione, davanti a tutti, si è creato un soggiorno, divano in pelle, biposto, mangiare, scarpe, ombrelli, un mobile riciclato con tante cose dentro, qui c'è addirittura il secchio, di cibo ce n'è sempre tanto e poi tanti cartoni che questi secondo me li buttano solitamente correttamente, poi il senza tetto se li prende perché il cartone per Sì, li dormire, copre. per ripararsi, esatto, è una cosa che funziona. E lì è rimasto l'angolo dei bisogni perché Sono cose che purtroppo rappresentano qualsiasi stazione della nostra Italia, ma forse anche qui del in mondo. particolare però sai che è molto in vista, perché È più di facciata, tu dici, sì, sta un posto più perché vedi, esposto. questo è un posto molto esposto, solitamente nelle altre stazioni, perlomeno a Termini, avevano fatto un lavoro di spostare le cose almeno, che non cambia nulla perché ci mancherebbe, però avevano fatto questo lavoro di spostare. Guarda, tra l'altro qua ha preso pure fuoco durante la serata. È cara, basta. Ma che vuoi? Stiamo... La camera al cielo. Ma che? Qui siamo in pubblico, perciò... guarda che fai? Ma se non ti vuoi far vedere, ti levi e te ne vai da un'altra parte, mica è casa tua questa, oh. Stai tranquillo, devi stare tranquillo tu, ok? Ma vai a fanculo te, non ti permettere. Devi stare calmo. Devi stare calmo. Se noi passiamo... No, sei tu che ti stai a mettere in mezzo, mettiti giù e non ti prende nessuno. Se ti metti in mezzo... Ma io qui... Culo se sei fu. a fanculo non lo dici a me, dici non a ti me, permettere, dici a te. non ti permettere, maleducato, maleducato. Cara, non camera. Oh, vai, fai silenzio e stai tranquillo, ancora. Che fa? Oh, A Cicalone a temerario. porco due mi fa incazzare, cioè A io Cicalone passo, Fumantino mando a fanculo la è un gente bel senza vedere. motivo, mi fa Lo so. cioè io sto a passare anni a fanculo, ma chi te conosce? Come ti dicevo prima, i profili, le dinamiche mentali di queste ciao. persone sono viziate da alcol, droghe
È normale tranquillo. che poi l'atteggiamento è Bella. questo, no? Ciao. No, hai capito cosa dicevo? Le dinamiche mentali di queste persone sono viziate da alcol, droghe. È normale che hanno questo Capito, atteggiamento. però quell'aggressività, ma poi stai in un posto pubblico, cioè non puoi pretendere che noi che siamo, dobbiamo stare attenti a te, quello, quell'altro. Levatevi dal posto pubblico, cioè io non capisco, vedi, il problema di queste persone qual è? Non ti vuoi far vedere, non stai in un posto pubblico, questo è il problema, Ma questa capisci? giornata, no? Abbiamo avuto, diciamo, due relativi problemi. Da chi sono stati dettati, paradossalmente, da napoletani o da extracomunitari? Da extracomunitari. Purtroppo E questa oggi è la realtà. noi abbiamo avuto un'accoglienza sempre positiva, tranne questi rari casi. Abbiamo avuto solo dai napoletani, dai turisti, abbiamo avuto solo una grande accoglienza, un grande calore. E paradossalmente abbiamo avuto, come dicevo prima, due relativi problemi da chi l'abbiamo avuto, da questo genere di persone, da questo genere di disagio. Allora, sicuramente questo disagio dovrebbe far capire che sulle strade, quando si vive in certe condizioni e non c'è assistenza, perché io purtroppo sai che cosa che non vedo, ma in generale nelle città, una forma di assistenza, cioè fai passare il poliziotto, fai passare l'esercito, fai passare quello, ma nessuno fa niente. Ma infatti vedi, pure l'esercito, no? Noi stavamo a discutere con un ragazzo, Sì, loro stavano lì in 6, 7, e hanno fatto scena muta. hanno fatto scena muta. Allora io non ti dico... Ma perché sai perché hanno metabolizzato questo atteggiamento? La normalità per Purtroppo loro. l'hanno metabolizzato e è diventato normale anche per loro. Ok? E questo succede un pochino anche, vedi, il discorso casco. Sai quanti ragazzi che vedo camminare senza casco e passano davanti a una volante e non accade nulla? Perché non ne ripete, purtroppo gioco forza, certe cose si metabolizzano e le metabolizzano anche le forze dell'ordine o comunque sia chi controlla il territorio. Si focalizza ormai più su cose concrete. Se ti hanno messo in una zona dove devi dare il massimo dell'immagine, anche piccole cose purtroppo vanno gestite, che è quella la cosa importante. Se tu queste cose le lasci passare una e due e tre Dopo prendono e il quattro e sopravvento cinque, e diventa esatto, qualcosa poi, come hai che detto tu, poi diventa la normalità. si tramuta in un qualcosa di penale poi, perché poi quello. alla fine ti fanno qualche tragedia, te la fanno. Te la Sì, creano. perché adesso vedi quel ragazzo lì, io gli ho risposto in maniera Sì, perché decisa. tu comunque sia sei una testa pensante, si incrociava con una non testa pensante e succedeva un qualcosa Esatto. di... Però se quello tirava fuori una lametta da barba, adesso togli il coltello, un colcio di bottiglia, a una persona che aveva più paura, poteva succedere anche una tragedia. Sì, E allora dopo, da quello che hanno fatto finta di non vedere, arrivavano in 500. esatto. Però fai finta una coppia, ragazzo e ragazza col telefonino in mano, che vuoi che si facciano una foto, vuoi che magari vogliono anche riprendere il degrado, perché ormai c'è anche sto feticcio che la gente va in giro per le città, riprende pure il degrado, guarda che ho ripreso a Napoli. Si sarebbero trovati in una situazione che E io non potevano gestire, Esatto, io non consiglio, per quello io dico sempre questo. C'è tanta gente che poi emula un po' sti video, facciamo le stazioni pure noi, facciamo pure noi i quartieri difficili. Ragazzi, non è così facile. Non è facile, sì. Quando si ha a che fare con certe persone e mantenere la calma non è mai facile, perché si rischia che a un certo punto la Incroci con un situazione soggetto degenera. del genere e poi non la puoi gestire, non la sai gestire.